Rieccoci con un nuovo video e quest'oggi, come potete vedere, torniamo alle mie amate sibille Lenormand, ovviamente alle mie Bluebird. Che cosa chiederemo quest'oggi alle nostre sibille? Tattica oppure reale disinteresse? Vuol davvero chiudere oppure chiariremo? Quindi cerchiamo di capire cosa ha in testa una persona che voi frequentavate o con la quale magari avevate una storia più o meno impegnata, ok? Ecco, vogliamo cercare di capire innanzitutto perché questa persona si sia allontanata da voi. Cerchiamo quindi di capire perché ad oggi questa persona stia ancora lontana da voi, quindi se per pura tattica oppure per in realtà invece reale disinteresse. Cerchiamo di capire il pensiero di questa persona in riferimento a tutta questa storia e situazione e cerchiamo di capire effettivamente che cosa farà questa persona concretamente per cercare di sbloccare la situazione. Utilizzerò un metodo che si usa solitamente con le sibille, anche coi tarocchi già usato sul canale, ovviamente con i tarocchi, metodo a 5 carte, che è molto importante proprio perché va ad affrontare ovviamente queste tematiche. Come sempre ragazzi vi lascio in descrizione il link di un mio video precedente, una sorta di video corso, qui appunto descrivevo dettagliatamente carta per carta delle sibille, ovviamente Lenormand. Dunque per chiunque sia interessato a conoscere, a studiare, ad approfondire l'argomento di queste meravigliose sibille, basta appunto cliccare sul link in descrizione. Direi che a questo punto possiamo iniziare a mescolare le nostre sibille e dunque affidiamoci al principio di sincronicità. Perfetto, ora riponiamo il resto del mazzo a lato e lasciamo spazio alle nostre sibille in modo che ovviamente tutta la stesa sia ben visibile, le 5 carte. Ecco, come vedete è un metodo che ovviamente ho già usato. Prima posizione è inerente a che cosa in passato abbia portato questa persona a questo comportamento così deprecabile. Nel presente, seconda carta, cerchiamo di approfondire però perché ad oggi questa persona non si faccia avanti, quindi se per tattica, perché magari realmente disinteressata, magari impegnata in un'altra frequentazione. Cerchiamo di capire un po'. Terza, quarta carta, da leggersi assieme, cerchiamo di capire cosa lui ha intenzione di fare, quindi i suoi propositi, il suo pensiero, nella sua testolina cosa c'è. Quinta ed ultima carta, l'esito, cioè che cosa invece farà realmente e concretamente. Dunque, iniziamo appunto dalla prima carta, quindi cerchiamo di capire perché questa persona si sia allontanata da voi. Allora ragazzi, qui partiamo già dalla carta del serpente, dalla sibilla del serpente. Allora, questa persona non è stata sincera con voi. Il serpente è una carta
che parla, diciamo, di bugie, semplicemente di menzogne, di segreti, che questa persona ovviamente non aveva intenzione assolutamente di rivelarvi. Allora, la carta del serpente può essere inerente comunque a infedeltà, alla presenza di un'altra persona, quindi potrebbe questa persona avervi detto di essere libera, come ahimè accade molto spesso, in realtà questa persona libera non era, oppure in caso per esempio questa persona fosse impegnata, potrebbe avervi magari raccontato, ecco, storie fantasiose del tipo ci stiamo separando, dormo sul divano, ormai tra noi non c'è più nulla, quindi comunque diciamo qualche menzogna di troppo o comunque qualsiasi tipo di menzogna, magari anche non inerente a una, diciamo, terza donna, un'altra persona in più, terza, quarta magari anche, ma menzogne legate per esempio al suo aspetto finanziario. Potrebbe avere avuto problemi economici, problemi professionali, magari di cui si vergognava. Quindi non pensiamo sempre al serpente come all'infedeltà, diciamo, erotica. Si può parlare anche, ovviamente, ripeto, di menzogne legate ad un forte senso di vergogna, di rammarico, di biasimo, ovviamente, che questa persona immaginava voi avreste riservato a lui, ovviamente, o a lei, scoprendo determinati, ecco, altarini che devono e dovevano, almeno in passato, per questa persona rimanere ben chiusi, ovviamente scheletri nell'armadio che dovevano appunto rimanere chiusi nell'armadio e non dovevano assolutamente essere in qualche modo scoperti, essere posti alla luce. Quindi situazioni comunque di ambiguità, di falsità, di omissioni. Cioè questa persona non vi ha volutamente, non è una dimenticanza ovviamente, non è un errore, raccontato un qualcosa della sua vita che sapeva a voi avrebbe dato molto molto fastidio. Ripeto, questa persona ha molto da farsi perdonare. Di conseguenza, questa persona sa di aver combinato qualcosa comunque di non propriamente giusto, onesto, corretto alle vostre spalle. Quindi sa di aver combinato qualcosa. E ovviamente sa, ripeto, di avervi tradito, ma non necessariamente con un'altra donna, con un'altra persona, ma nelle aspettative. Sa di avervi illuso. Sa di avervi raccontato, magari appunto, ripeto, storie fantasiose, progettualità che non avrebbe mai potuto concretizzare. Ma, ripeto, potrebbe anche avervi nascosto qualcosa di inerente alla sua personalità, qualcosa di cui magari si vergogna, per esempio abitudini, piuttosto che vizi, piuttosto che, ripeto, problematiche da un punto di vista economico e professionale. Nelle relazioni d'amore comunque la carta del serpente parla sempre di colpi bassi, di atteggiamenti sleali, che portano comunque, diciamo, ecco, al sentirsi ingannate, imbrogliate, perché è così che effettivamente ci si sente quando una persona scompare all'improvviso, non ci cerca più, non dà più segni ovviamente del suo interesse nei nostri confronti, quando una persona si tira indietro. Ecco, è normale sentirsi così, assolutamente. Questa persona però non è sciocca, lo sa, ma ha agito volutamente. Il serpente non parla mai di un'azione casuale o portata, diciamo, da terze persone. Parla di una situazione negativa, voluta o dal soggetto della stesa o dal consultante o comunque dalla persona di cui si sta appunto parlando. Inoltre, la carta del serpente in amore si riferisce sempre a chi inizia
una frequentazione, e questo voglio sottolinearlo molto bene, con l'intento, l'interesse, la progettualità di una relazione a breve termine e basata unicamente sull'incontro erotico. Il serpente, per antonomasia, riporta alla seduzione, alla tentazione proibita, al cedere al sesso e all'erotismo, anche tradendo un'eventuale compagna, motivo per cui vi ho detto che questa persona potrebbe avervi nascosto magari una precedente frequentazione, perché non ce l'ha fatta, non riesce a resistervi. Voi siete la sua tentazione, voi avete sedotto questa persona. Peccato che però, ovviamente, questo era, diciamo, ecco, l'obiettivo finale di questa persona. Cioè, nel momento in cui questa persona si è avvicinata a voi, non aveva un interesse particolarmente profondo. Quindi è proprio su questo che questa persona vi ha ingannato, magari raccontandovi, ripeto, di una progettualità che in realtà non aveva. Quindi l'inganno, ripeto, del serpente non è tanto l'eventuale presenza di un'altra donna, quanto l'aver mentito su ciò che questa persona effettivamente allora, in passato, volesse dal vostro rapporto. Cioè lui si aspettava un rapporto del tipo, ok, ci vediamo, ci incontriamo, trascorriamo delle bellissime ore insieme, godiamo dei piaceri della sessualità e poi ognuno ovviamente torna alla propria vita fino a che poi ci si rivede e si va avanti così. Una sorta di amicizia con benefits, diciamo. Quindi obiettivamente l'obiettivo era questo. Quindi è in questo che questa persona vi ha mentito, su questo argomento che questa persona è stata primariamente falsa, al di là della presenza di un'altra persona o di una moglie, di una compagna. Cioè questa persona vi ha ingannato in questo, cioè nel non raccontarvi, palesarvi in maniera onesta, pulita. Io voglio solo questo, sto cercando solo questo, dandovi quindi poi chiaramente la possibilità di scegliere se appunto accettare una situazione del genere oppure invece rinunciarvi. Lui invece ha taciuto, chiaramente, no? Ha preferito ingannarvi, perché ovviamente immaginava che voi avreste sicuramente detto no, così non mi sta bene, che avreste rifiutato, quindi ha preferito utilizzare un sotterfugio, una serie di menzogne, quindi questa persona poi a un certo punto non è più riuscita a fingere. Quando non si riesce più poi a fingere, crolla la maschera e i codardi scappano, senza ombra di alcun dubbio. Vediamo ora ragazzi in seconda posizione il presente, di nuovo segreti, sì, lo abbiamo capito. Allora, qui abbiamo la sibilla del libro appunto o del diario. Appunto è una carta questa ragazzi che parla di segreti, di idee nascoste, di progetti ovviamente anche taciuti. C'è qualcosa che non viene rivelato, questa persona non si confida con nessuno, probabilmente o perché non ha amici fidati, d'accordo? Oppure perché evidentemente non ne vuole semplicemente parlare. Questa è una persona che tende molto, ecco, a tacere, a vivere in maniera molto discreta, racconta poco di sé questa persona o furbamente soltanto ciò che vuole che gli altri sappiano. Quindi è una persona che ha un mentale molto intenso e ricco di pensieri che però rimangono unicamente appunto nella sua testa. Abbiamo due carte ovviamente che parlano entrambe, il serpente e il libro diario, appunto di situazioni tenute appunto nascoste. Ecco, anche nel presente questa persona ha una progettualità, in questo caso ovviamente nei vostri confronti,
addirittura una persona che sta pensando di potervi raccontare, diciamo, qualcosa, perché è una carta che parla di segreti che comunque possono venire a galla, chiunque può aprire ovviamente il libro, situazioni nascoste che potrebbero venire allo scoperto e informazioni che potrebbero far luce su una faccenda che sino ad ora è stata poco, diciamo, poco chiara, ambigua, situazioni mai effettivamente rivelate. Quindi sicuramente questa persona vorrebbe, sta pensando, semplicemente, in questo momento appunto di tornare o comunque di giungere a voi o comunque di chiarire con voi questa situazione rivelandovi magari qualche verità in più che sino ad ora questa persona ha taciuto. Stiamo parlando però innanzitutto di pensieri, quindi bisognerà poi osservare in futuro che cosa concretamente farà come ultima carta. Soprattutto però questi segreti, queste situazioni sino ad ora non rivelate, eventualmente la presenza di un'altra persona, con questa carta nel presente, ecco, queste situazioni nascoste sono ancora presenti. Quindi in caso lui abbia una, diciamo, nuova compagna di cui magari non vi ha parlato, non vi vuole parlare o teme di parlarvi, attenzione che ovviamente questa situazione è ancora così. Cioè questa persona si pensa di parlarvi del problema reale che lo ha portato ad allontanarsi da voi. Ma il problema c'è ancora, permane e lui non ha intenzione di disfarsene. Non è una carta che parla di cambiamento, è una carta che parla di chi vorrebbe dirvi la verità, perché probabilmente ha un peso sulla coscienza, liberandosi di questo peso per star bene lui, ovviamente, ma non è una carta che parla di chi ha intenzione di cambiare le cose. Cioè, io questo voglio sottolinearvelo, ok? Questa è una persona che vorrebbe agire in maniera più sincera nei vostri confronti, ma non cambiando lo stato delle cose. Questa persona, ragazzi, inoltre, dà per scontato che prima o poi voi riusciate ad arrivare alla verità. Quindi dà per scontato che questo segreto, questa verità, non rimarrà celata a lungo e che quindi fa prima a raccontarvi effettivamente come stanno le cose piuttosto che continuare a ingannarvi. Quindi questa persona effettivamente sa di avere in voi, quindi di fronte a sé, una donna non sciocca, una donna intelligente, una donna astuta, che può arrivare alla verità. E lui è spaventato da questo, Quindi preferisce dirvelo anticipatamente lui stesso, per evitare che magari voi lo scopriate tra, diciamo, diverso tempo, magari anche da altre persone, incapaci magari di riportare effettivamente le cose come possano essere, magari anche creando ulteriori poi ambiguità, motivi di rancore da parte vostra nei suoi confronti. Quindi preferisce essere sincero, almeno questo è quello che pensa di fare. Però chiaramente non vuole, questo ripeto, almeno nel presente, cambiare lo stato delle cose. In caso voi siate state, diciamo, la sua amante, prestatemi il termine, non vuole assolutamente lasciare la compagna ufficiale, bensì vuole continuare a potervi vedere di nascosto, perché appunto il libro, il diario, parla di situazioni nascoste, di segretezza, a cui lui non vuole rinunciare. In caso lui non abbia mai avuto l'intenzione di lasciare la compagna, vuole dirvelo, vorrebbe rivelarvelo, in modo magari da non continuare ad illudervi, anche perché sa, dà per scontato che voi potreste già averlo capito.
però non vuole cambiare lo stato delle cose, eh? Questo è importante. Il libro è una carta di pensiero, di rivelazioni, di scoperte, di parole che volgono alla verità, ma non di un'azione che porti ad un cambiamento. Sono altre le sibille che parlano di cambiamento, la nave, la bara. Cioè, in questo caso non si sta parlando di un cambiamento. Questa persona vuole continuare a vivere eventualmente il vostro rapporto nella segretezza, comunque raccontandovi la verità sulla motivazione o le motivazioni che possano averlo allontanato da voi, ma non apportando grossi cambiamenti nella sua vita. Non è l'anello, quindi non è una persona che, diciamo, nel presente sta immaginando di poter tornare, diciamo, da voi ricostruendo la coppia. D'accordo? Però sta pensando a voi. Quindi comunque è un dato importante, il pensiero c'è. Quindi la risposta alla domanda della stesa qui già c'è, cioè non è tattica. Questa persona non è ferma perché sta aspettando, diciamo, chissà quali vostre reazioni, perché sta cercando di mettervi alla prova, perché sta cercando di conquistarvi in maniera un po', diciamo, ecco, sadica. No, qui non c'è tattica. C'è proprio una volontà in questo momento di riflettere bene su cosa dirvi, come, dove e il quando, però, ripeto, non cambiando lo stato delle cose. Vediamo ragazzi, ora andiamo nello specifico per cercare di capire che cosa ha intenzione effettivamente, concretamente di fare questa persona. Allora, qui abbiamo gli uccelli e qui il cuore. Allora, sì, diciamo che gli uccelli sono una carta mediamente positiva, perché rappresentano, ripeto, sicuramente delle conversazioni, appunto, quindi delle comunicazioni, sempre verbali, quindi telefonate, notizie, messaggi vocali, piuttosto che comunque un incontro, piuttosto che comunque un rapportarsi vis-à-vis ad una persona, non perdendo tempo in, diciamo, ecco, inutili contatti scritti, quindi banali messaggini, SMS, WhatsApp, Telegram, cioè questa persona sta pensando di parlarvi, anche perché abbiamo visto che evidentemente deve parlarvi di qualcosa di molto importante, della motivazione, no? Che ha portato questa persona a comportarsi in questo modo. Quindi sicuramente questa persona pensa e conta di parlarvi, chiamarvi, contattarvi, addirittura anche potervi vedere. Però, ripeto, è una carta mediamente positiva. Perché? Perché innanzitutto gli uccelli parlano comunque di una situazione ancora confusa. Quindi situazioni di irrequietezza, di impazienza, di aspettative particolarmente illusorie o che potrebbero illudere un'altra persona. Parlano di agitazione, di situazioni che potrebbero sfociare in discussioni se non gestite in maniera matura. Quindi comunque è una carta che, se influenzata da, diciamo, una consultante o un consultante, ecco, particolarmente arrabbiato, arrabbiata, ecco che gli uccelli possono appunto rappresentare più un diverbio. È chiaro che dunque questa persona ha intenzione di parlarvi, quindi ribadisco quello che vi ho detto con la carta del diario. Però purtroppo questa persona è ancora, ripeto, confusa, è ancora irrequieta, non è stabile questa persona. E su cosa non è stabile? Qual è la carta successiva? Il cuore, cioè i sentimenti. Questa persona, ragazzi, o è particolarmente immatura, quindi una persona che, diciamo, non sa amare, non sa trattare
le questioni d'amore, sentimentali, non sa parlare d'amore questa persona, citando appunto una canzone meravigliosa. È chiaro che in realtà questa persona però potrebbe anche non essere inesperta, perché magari giovane, ma semplicemente una persona magari anche già di un'età particolarmente avanzata, semplicemente comunque una persona immatura, l'eterno Peter Pan, che quando si tratta di affrontare una questione importante, profonda, perché ragazzi i sentimenti sono sempre una questione profonda, ok? Non si può parlare d'amore in maniera superficiale, altrimenti parliamo d'altro, non d'amore. Ecco, questa persona purtroppo sa farlo un po' poco. È disabituata probabilmente ad amare, questa persona fa fatica ad innamorarsi, cioè fa fatica a provare dei sentimenti forti. Quindi diciamo che sì, ha interesse nel ricontattarvi, ripeto, quello sicuramente. Tra l'altro le tempistiche degli uccelli e del cuore sono tempistiche comunque veloci, quindi non si sta parlando di 10 anni, ok? Questa persona ha interesse comunque nel sentirvi entro le prossime settimane o al massimo qualche mesetto. In realtà però purtroppo la situazione, la conversazione potrebbe scivolare su questioni spinose che questa persona non sa trattare. D'accordo? Quindi evidentemente tutto sarà in mano proprio a lui e alla sua capacità di gestire in quel momento il caos che ha in testa e nel cuore. Perché, ripeto, gli uccelli parlano comunque di tanti pensieri, un cinguettio continuo, costante, ridondante di 3000 pensieri, di confusione, di caos, di ansia, di aspettative, di sogni che poi non si realizzano. Questa persona ha un'immaginazione super fervida, però poi effettivamente quello che riesce a mettere in pratica è molto poco rispetto a quello che magari può avervi raccontato, che lui stesso ha in mente. Cioè, ragazzi, la carta degli uccelli parla di chiacchiere, di un chiacchiericcio che spesso non corrisponde a realtà, può parlare anche di pettegolezzi, Quindi questa persona non sempre si attiene a ciò che ha detto, ha promesso o che dice o che promette. Quindi lo vedremo poi adesso sicuramente anche in ultima posizione, ma in caso questa persona vi ricontatti, attenzione a quello che questa persona vi dirà in materia di cuore. Quindi situazioni che lui potrebbe descrivere da un punto di vista sentimentale, ma che però potrebbero non appartenere alla realtà dei fatti. Anche in caso vi racconti, per esempio, di una situazione particolare, in caso sia una persona impegnata con la compagna ufficiale, cercate di prestare attenzione, di indagare bene, dico sempre io, su quello che poi ovviamente vi viene riferito, perché gli uccelli non parlano sempre, ripeto, di verità. Sì, di un contatto, quello sì, anche a breve termine, però, ripeto, situazioni da filtrare, informazioni da filtrare, perché risentono molto dello stato emotivo contingente della persona che vi porterà queste notizie nel momento in cui avverrà lo scambio comunicativo. Quindi è tutto in mano a quest'altra persona. Voi potete obiettivamente far poco, Vediamo ora, ragazzi, invece in ultima posizione, che cosa farà questa persona concretamente. Quindi vediamo se ce la fa. Sì, ce la fa, ok, d'accordo. Appunto la carta del gentleman, quindi ovviamente del soggetto della stesa. L'ho appena detto, che comunque dipenderà tutto da lui, ecco appunto. Allora, quando ovviamente compare la carta del gentleman, ovviamente della dama, che rappresentano il soggetto della stesa o la consultante o il consultante, ecco che tutta la situazione è in mano, ovviamente, nelle mani di questa persona, quindi è quello che vi ho appena detto, ossia che dipenderà molto sicuramente dal suo stato d'animo. Quindi
Innanzitutto la risposta è positiva circa il suo mi ricercherà, mi ricontatterà, certo. Questa persona farà di tutto, anche in caso voi abbiate bloccato per rabbia, questa persona sicuramente farà di tutto per superare, bypassare, diciamo, ecco, questo blocco. È chiaro che però la riuscita, diciamo, di queste negoziazioni, di queste contrattazioni, di questo ricercarvi e quindi anche di questo riparlarvi, dipenderà ovviamente dalla capacità, come vi ho detto poco fa, di questa persona di gestire queste comunicazioni, perché come vi ho detto con la carta degli uccelli, può bastare veramente la parola sbagliata detta al momento sbagliato per farvi di nuovo in qualche modo appunto discutere. Quindi sicuramente questa persona vi ricercherà. Questo è poco ma sicuro. Le tempistiche ovviamente dei due personaggi delle Sibille, quindi ripeto della dama e del gentleman, risentono delle tempistiche indicate dalle carte precedenti o successive, in questo caso precedenti, quindi ovviamente gli uccelli e il cuore. Quindi sicuramente, ripeto, non si dovrà attendere decenni, ok? Si sta parlando di qualche settimana, qualche mesetto al massimo. Tempistiche veloci, però anche un po' inaspettate, nel senso che voi potreste proprio ricevere una sorpresa da parte di questa persona che vi ricercherà quando meno ve lo aspetterete. Questa persona cercherà di arrivare da voi, diciamo, con la maggior trasparenza possibile, perché comunque è una carta di coppe, come vedete, legata ovviamente all'asso di denari, questo bel giovanotto, quindi sicuramente questa persona cercherà di essere sincera con voi. Quindi, come dicevamo all'inizio con il diario, di rivelarvi effettivamente la sua reale condizione, le sue preoccupazioni, come stanno semplicemente realmente i fatti. È chiaro, ragazzi, che però questa persona di nuovo, ve lo ribadisco, non mi viene accanto o protagonista di una situazione di cambiamento. Quindi questa carta ci parla e ci identifica un soggetto della stesa pronto, determinato ad agire nel ricontattarvi, ma non abbiamo di nuovo tracce di cambiamento. Quindi la o le motivazioni che hanno portato questa persona a starvi distante, ad allontanarsi, a scappare, a fuggire, quelle motivazioni identificate con il serpente, quindi queste bugie ci sono tuttora nel presente e, ahimè, questa persona ha intenzione di protrarle ovviamente anche nel tempo. Pur arrivando con tutte le buone intenzioni, ripeto, cioè questa persona è interessata a voi. Ripeto, è una carta di coppe, quindi è una persona che prova emozioni importanti per voi, sentimenti. Ma vi ho detto che questa persona non sa parlare d'amore. È una persona tremendamente confusa, è una persona infantile, è una persona immatura, a prescindere dall'età. Racconta tutto e il contrario di tutto. È una persona che non sa neanche particolarmente, ecco, tener discorsi. Potrebbe sembrare una persona brillante, ma in questioni sentimentali profonde questa persona tende a fallire anche nell'approccio comunicativo, non solo nell'approccio emotivo, e sentimentale. Quindi questa persona veramente fa tanta fatica per quanto concerne i sentimenti, però certo, vi ricerca, farà di tutto per riavvicinarsi a voi, farà di tutto anche per vedervi, ripeto, per potervi parlare vis-à-vis, cercherà di raccontarvi la verità di molte questioni e vorrà arrivare quasi a cuore aperto. Il problema è che, vi ripeto, è una persona che, diciamo, ecco, va in qualche modo
ben compresa, i suoi discorsi vanno filtrati, perché appunto ragazzi, ripeto, sono delle situazioni molto delicate, che però evidentemente lui non riesce a trattare bene, o comunque ragazzi evidentemente sono segreti talmente pesanti, situazioni talmente spinose che comunque chiunque avrebbe difficoltà ovviamente nel raccontarvele. Comunque ci sono delle difficoltà nel parlarvi, quindi sicuramente è una stesa positiva per quanto concerne il ritorno da parte di questa persona. Non sta usando tattiche, quindi anche questo direi che è comunque un elemento di positività, cioè una persona che realmente vuole rimettersi in gioco, che vuole realmente raccontarvi cosa diamine gli stia accadendo o gli sia accaduto in quella testolina così piena di confusione, di chiacchiericcio incessante, di pensieri, idee, progetti, però solo parole, quindi ben poca concretezza. C'è un reale interesse nei vostri confronti, assolutamente sì, quindi non parliamo di disinteresse, anzi, non vuole dunque chiudere assolutamente la vostra situazione, ha intenzione di chiarire, assolutamente sì. Unico neo è la, diciamo, modalità di chiarimento. Per cui, pur volendo, ripeto, arrivare con cuore aperto a cuore aperto, però potrebbe far fatica. Potrebbe, ripeto, anche sull'impulso del desiderio, magari proporvi qualcosa che a voi potrebbe non andar bene, potrebbe comunque rivelarvi magari qualcosa che potrebbe ferirvi. Dunque potrebbe in qualche modo rischiare di bisticciare con voi. Niente di drammatico, niente di irrecuperabile, però un po' di confusione. D'accordo? Quindi un po' di caos, troppa impazienza, ansia, preoccupazioni, mancanza di equilibrio. Tutte ovviamente condizioni emotive che potrebbero portare questa persona a sbagliare, cioè a dire la parola sbagliata nel modo ovviamente sbagliato. Quindi non c'è un'intenzionalità nel mentirvi o farvi del male. Semplicemente, ripeto, una situazione di irrequietezza interiore, di ansia, di agitazione, potrebbero portare questa persona a dire la parola sbagliata nel modo sbagliato al momento sbagliato. D'accordo? Però questa persona tornerà, vi ricercherà assolutamente sì, farà di tutto per superare eventuali blocchi, però, ripeto, qui in questa stesa non si parla di cambiamento, non c'è una carta tra le 5 che possa parlare di cambiamento, quindi nonostante questa persona ritorni con tutta la buona volontà, attenzione però che le problematiche indicate dal serpente ci sono e questa persona vuole che ci siano ancora. Quindi non è questa persona interessata a cambiare lo stato delle cose. Quindi un atteggiamento anche particolarmente ambiguo secondo me nei vostri confronti, perché vi vuole, vi desidera, vuol chiarire, vuole essere sincera con voi, però fa fatica a cambiare, ad esprimersi, rischia di dire la cosa sbagliata nel momento sbagliato. È una personalità particolarmente ambivalente, quindi potrebbe anche durante la vostra conversazione alternare, no? Momenti di serenità a momenti di maggior tensione, parole più dolci a parole invece un po' più dure, atteggiamento a volte collaborante, a volte invece più ostile. Potrebbe darvi belle notizie, però ecco, magari anche altre che potrebbero non farvi del tutto piacere. D'accordo? Ovviamente ragazzi queste sono stese interattive e quindi riguardano una molteplicità di persone, di storie e di situazioni, le vostre. Per chiunque voglia ovviamente invece una stesa specifica inerente a questa situazione, a una questione personale delicata, ormai lo sapete, io effettuo consulti privati, ovviamente vi lascio come sempre
a schermo e anche in descrizione la mia email, il mio indirizzo email sul quale contattarmi per informazioni, ovviamente per stabilire ora e giorno del consulto. D'accordo? Ovviamente, come sempre, mi raccomando, dal vostro punto di vista, per quanto concerne la vostra vita, io lo ripeterò fino allo sfinimento, mi raccomando, mettetevi come priorità, mi raccomando. Cercate ovviamente le vostre verità più che ovviamente le verità degli altri, date spazio alla vostra verità interiore che parla di voi, della vostra vita, dei vostri progetti. La vita va affrontata con coraggio. Ovviamente la vita molto spesso ci mette di fronte a situazioni dolorose, questo per forza ovviamente per tutti, ci vuole tanta forza, coraggio, come dico sempre io, e determinazione. Atteggiamento anche positivo ovviamente non guasta, anzi fa certamente bene. Come sempre, buon percorso karmico e ovviamente a presto!